Salve a tutti e bentornati su The Tone Scientist. Col video di oggi continueremo il nostro viaggio nel mondo di David Gilmour e dei Pink Floyd e lo faremo ripartendo dal 1977, anno di Animals. Questo periodo rappresenta anche l'inizio del rapporto tra David Gilmour e Pete Cornish, ovvero il tecnico che da questo punto in poi si occuperà di gestire il suo rig sotto tutti i punti di vista. Sarà quello che andrà a fare le modifiche ai suoi amp, ovvero facendo la famosa mod per avere gli ingressi linkati, nonché costruirà pure la prima pedaliera con tutti gli effetti integrati. E questa prima versione della pedaliera includerà tutti gli effetti che abbiamo visto nella prima parte del video, quindi Fuzz Face, Univibe, Power Boost, ma troviamo anche diverse aggiunte e sostituzioni. Ad esempio qua troviamo l'MXR Phase 100 anziché il Phase 90. Questo pedale è un phaser a 6 stadi, a differenza del Phase 90 che è a 4 stadi, e ciò consente di produrre un effetto più pronunciato. E aveva una manopola inoltre per controllare l'intensità dell'effetto, oltre che la velocità. In realtà però credo che Gilmour ne abbia fatto pochissimo uso, perché la sua modulazione preferita da qui in avanti diventerà invece un altro pedale che è stato aggiunto in questo periodo, ovvero l'Electric Mistress della Electro Harmonix. In realtà però questo pedale è stato aggiunto alla pedaliera dopo le registrazioni di Animals, quindi durante il tour in sostanza, e per questo non lo sentiamo appunto in Animals. Quello che sicuramente sentiamo in Animals invece è il Big Muff. Si dice che in realtà Gilmour abbia acquistato questo pedale tra il 1974 e 75, però non ne troviamo traccia né nei live né negli album fino ad Animals appunto. E questo specifico pedale è quello che poi diventerà la base per il suono di molti suoi assoli, ed in particolare questa versione, la Ram's Head, che è stata appunto la prima che ha acquistato. Nella pedaliera inoltre troviamo anche il Cornish P1, che non è altro che un clone migliorato di questa prima versione del Big Muff che Gilmour aveva e che ha commissionato appunto a Pete Cornish per farselo clonare e risolvere alcuni problemi come il rumore di fondo o il fatto che non avesse un buffer e quindi aveva un po' di perdita di suono sulle alte. Poi, oltre a questi pedali, nella nuova pedaliera troviamo pure un noise gate della MXR, un pedale volume, uno del tono e uno per controllare la velocità dell'Univibe. Ed infine un MXR Dynacomp, che è stato uno dei primi compressori a pedale, e proprio per questo motivo lo troviamo a fine catena, perché inizialmente Gilmour e Cornish pensavano di usarlo come un classico compressore da studio, cioè mettendolo dopo tutti gli effetti per comprimere il suono in generale. In seguito invece verrà spostato ad inizio catena, come si usa fare tutt'oggi con i compressori a pedale. Inoltre poi fuori dalla pedaliera troviamo anche il solito Binson Ecorec, uno dei primi delay digitali, ovvero l'MXR Digital Delay System, e poi un altro pedale volume che serviva per controllare semplicemente il volume che andava agli speaker rotanti Yamaha RA200. Anche questi speaker sono una new entry, visto che vanno a sostituire i Maestro Rover e i Leslie che usava prima. Ed hanno anche un suono un po' diverso, in quanto gli speaker rotanti di questo Yamaha girano in senso verticale anziché in orizzontale come nei Leslie e nei Rover. Inoltre lo speaker grande, il woofer che si occupa delle medio-basse frequenze, in questo caso è fisso e non ha un rotore che gli gira attorno come nei Leslie. Di conseguenza, a causa di queste differenze, suona in modo abbastanza diverso da un classico Leslie. E quindi andiamo a vedere come possiamo aggiungere tutta questa roba ai nostri preset sul Fractal. E allora, questa è la catena per come è riportata sul sito Gilmourish. L'ordine degli effetti è un po' strano rispetto a come si usa fare di solito, però a quanto pare erano collegati così all'interno della pedaliera. Come primo effetto troviamo il Fuzz Face e poi il Cornish P1. Io qui li ho messi nello stesso blocco in diversi canali perché tanto non vengono mai usate contemporaneamente, e anzi in realtà
se ci riferiamo ad Animals non credo sia stato fatto tutto questo uso del fuzz face, perché ormai la distorsione principale di Gilmour era diventata appunto il Big Muff, Ramsed o P1 che sia. E quindi nel canale A ho messo il P-Fuzz, che sarebbe in realtà la simulazione di un Big Muff versione Triangle. Purtroppo su Fractal abbiamo solo questa, però dovrebbe essere comunque abbastanza simile al Ramsed di Gilmour, in quanto è una delle prime versioni Ramsed uscite che si dice siano molto simili, se non addirittura uguali al Triangle, appunto. Poi in realtà cambia anche da esemplare a esemplare, perché a quei tempi i pedali venivano fabbricati in modo, diciamo così, approssimativo. I valori dei componenti usati spesso erano soltanto quelli che si trovavano in quel momento all'interno della fabbrica, e quindi anche tra due pedali uguali spesso troviamo differenze sostanziali. Poi dopo il Big Muff, sempre stando a Gilmourish, troviamo i due phaser, ovvero l'Univibe e il Phase 100. Anche qui li ho messi sempre nello stesso blocco per risparmiare CPU. Troviamo sul canale A lo Script 90, che in realtà sarebbe una simulazione del Phase 90, dove però sono andato a modificare il parametro order, che rappresenta appunto il numero degli stadi. Di default è a 4 per lo Script 90, mettendolo a 6 dovreste avere un suono molto simile al Phase 100. Inoltre nel Phase 90 di default il depth è settato a 10 perché l'originale non c'ha questa manopola. Nel Phase 100 invece potete andare a regolarla tranquillamente secondo i vostri gusti. Nel canale B invece troviamo il Classic Vibe che abbiamo visto anche nella prima parte del video, e questa è la simulazione dell'Univibe vera e propria. In realtà anche qui credo che nessuno di questi due pedali sia stato usato per le registrazioni di Animals, ma anche negli album successivi, quindi se volete potete anche ometterlo questo blocco nel preset. Dopo i due phaser nella pedaliera troviamo il Color Sound Power Boost, e qua lo trovate sempre sotto forma di Fast Boost. Poi troviamo il wah, che non è più il V846 che usava prima, ma è stato sostituito dal Crybaby, e infatti qua sono andato a selezionare appunto Crybaby. Dopo il wah troviamo il Dynacomp. Anche qua abbiamo il modello che lo simula, quindi basta andare a selezionare Dynamicomp. Sti nomi alterati mi ricordano sempre un po' le prime versioni di PES, dove trovavamo i calciatori con sti nomi storpiati. Il wah e il compressore io solitamente li metto a inizio catena, veramente. Su Gilmourish è riportato che la posizione era questa in catena, ma sinceramente io preferisco come suonano sempre all'inizio, cioè prima dei distorsori. E stessa cosa secondo me vale anche per i phaser, che preferisco sempre metterli prima dei distorsori perché suonano un po' meno acidi. Dopo questi pedali, nella catena della pedaliera di Gilmour c'erano due send return a cui erano collegati per primo il Big Muff Ramsed. Anche qui non credo che lo usasse insieme al P1 o al Fuzz Face, quindi potete andare benissimo a metterlo nel blocco drive ed usarli alternatamente nei vari canali. Tra l'altro P1 e Ramsed dovrebbero essere pressoché identici, in quanto il P1 è stato costruito da Cornish come appunto un clone migliorato del Ramsed, quindi andare a simulare uno o l'altro separatamente non dovrebbe fare tantissima differenza, e in ogni caso, non sapendo di preciso come suonassero questi pedali, non possiamo fare più di tante modifiche se non andare ad orecchio a copiare i suoni. L'altro pedale nel send return era l'Electric Mistress, che nelle registrazioni dell'album di Animals non è stato usato perché è stato aggiunto dopo alla pedaliera, però ne è stato fatto un largo uso nei live successivi all'album e poi anche negli album successivi, in The Wall, in Final Cut, ma questo lo vediamo più avanti. Qui dobbiamo anche chiarire una cosa relativa ai settaggi di questo pedale, in quanto dalle foto sui vari siti è riportato che Gilmour settasse le tre manopole di questo pedale tutte e tre a ore 10 all'incirca.
Il problema è che molti non sanno che questo pedale non aveva le manopole, i potenziometri orientati tutti verso l'alto, come succede nella stragrande maggioranza dei pedali. Invece i potenziometri erano orientati come vedete in questa immagine. Di conseguenza ore 10 sul rate corrispondeva praticamente al minimo della rotazione del potenziometro, il range era praticamente messo sottosopra, quindi ore 10 corrisponde sostanzialmente al 90%, il color invece era orientato verso sinistra, quindi ore 10 corrisponde a circa il 60%. Ed appunto questo è il modo in cui ho settato io il blocco. Ovviamente non saranno settaggi che corrisponderanno al 100% al pedale vero, sia per il solito discorso della tolleranza di costruzione dei potenziometri, ma anche perché il Mistress al suo interno ha anche dei trimmer che vanno a settare come si comporta il pedale e le sue manopole. Quindi è molto probabile che la frequenza minima del rate sia leggermente maggiore di quella sull'Axe, magari sarà intorno a 0.060 o almeno all'incirca è questo valore che corrisponde al clone del pedale vero che ho io. Il valore del depth dovrebbe invece corrispondere abbastanza bene al pedale vero, invece il feedback, avendo uno di questi trimmer in serie al potenziometro, dovrebbe avere un valore leggermente inferiore. Questo trimmer interno sostanzialmente serve a non farlo andare in oscillazione quando la manopola del feedback viene settata al massimo. E anche il settaggio del trimmer stesso probabilmente cambiava anche fra un esemplare e l'altro del pedale. Di conseguenza non possiamo andare a trovare il valore preciso. Comunque teniamo conto dal 50 al 60% circa. Dopo il Mistress troviamo i due delay, ovvero sempre il Binson, che trovate nel canale B, e il delay digitale della MXR. Io per simulare questo ho scelto Vintage Digital, che appunto dovrebbe simulare uno di questi sistemi delay digitali della prima ora. Infatti se andate a vedere l'equalizzazione di default di questo modello vedrete che ha una banda abbastanza limitata, con low cut e high cut settati a 50 e 8000 rispettivamente, proprio perché i primi chip digitali non avevano una fedeltà altissima e di conseguenza andavano a tagliare basse e alte frequenze. Il Binson invece probabilmente è stato usato pochissimo o forse addirittura niente in Animals, quindi volendo potete anche ignorarlo del tutto. Poi troviamo i nostri due amp. Anche qui ho usato soltanto il canale Brilliant, in quanto credo che la modifica dei canali linkati sia stata effettuata successivamente alla registrazione dell'album. Su questo non ho trovato informazioni precise, però sempre a giudicare dai suoni dell'album non mi sembra che contengano una quantità di basse così esagerata. Poi dopo gli amp ho messo due rotary block per cercare di simulare approssimativamente il Yamaha RA200 e ho usato due blocchi perché qui sull'Axe abbiamo soltanto la simulazione del Leslie, che per le alte frequenze aveva in sostanza soltanto uno speaker con due horn, con due trombe, mentre l'RA200 aveva tre speaker rotanti che giravano anche a frequenze diverse. Però blocchi rotary ne abbiamo soltanto due purtroppo, quindi possiamo andare a simulare soltanto due di questi speaker rotanti e li ho settato appunto a velocità diverse. In ogni caso, almeno per Animals e almeno nei soli, questi speaker rotanti, se sono presenti, sono mixati ad un volume molto basso, ad eccezione magari soltanto di qualche parte, ad esempio la chitarra pulita o acustica nell'intro di Dogs, lì è dove si sentono più chiaramente, ma anche lì non si ha certezza sul fatto che sia realmente lo Yamaha o magari un mix di RA200 e Univibe. Su quello che ha fatto in studio purtroppo non possiamo mai avere delle certezze, quindi dobbiamo andare un po' ad intuito e seguendo il nostro istinto e le nostre orecchie. Poi nel blocco cab abbiamo sempre le nostre solite IR della UM Starfinder. Stavolta però sono andato a settare l'high cut un po' più alto,
7500 Hz. E infine, dopo la cab, ho messo un compressore studio. Questo perché si dice che in fase di mixing le chitarre, specialmente nei soli, siano state processate pesantemente con dei compressori da studio. Questo possiamo replicarlo benissimo mettendo il compressore dopo la cab, appunto. Magari se volete provate diversi modelli, visto che qua di compressori studio ne abbiamo 4 tipi, oltre a 2 ottici e 2 JFET, quindi abbiamo un bel po' di roba da provare. Anche se il compressore a fine catena quando si suona dal vivo in realtà non mi piace mai tanto, perché tende a comprimere un po' troppo il suono e le dinamiche. Però se vogliamo replicare al 100% il suono dell'album, credo sia necessario metterlo. Infine il riverbero. Questa volta non è più il plate reverb che abbiamo usato prima, ma ho selezionato Recording Studio C, che dovrebbe essere una simulazione dello Studio C della EMI, appunto, perché almeno così ad orecchio non mi sembra che sia stato usato un riverbero plate in quest'album, perché nei soli invece si sente appunto questo ambiente abbastanza secco e con una durata corta del riverbero, e quindi mi piaceva di più come ci stava questo riverbero. Oltre a questo riverbero in realtà ho attivato anche la room nella cab, sempre per aumentare questo senso di amplificatore nella stanza che si percepisce ascoltando l'album, soprattutto nei soli. Per le registrazioni di The Wall spunta la seconda versione della pedaliera di Cornish. Questa è una versione più compatta rispetto alla prima, in quanto vengono eliminati alcuni pedali che evidentemente Gilmour si è reso conto di non usare più, ad esempio il Wah e l'Univibe, ma anche il Binson e i Corec. Da qui in avanti infatti Gilmour farà quasi esclusivamente uso di delay digitali, in quanto molto più pratici e che sicuramente necessitavano di molta meno manutenzione rispetto a un delay a nastro. Un paio di altri pedali invece vengono sostituiti, in particolare il Color Sound Power Boost viene sostituito dalla versione modificata e migliorata di Cornish, ovvero l'ST2. L'MXR Phase 100 viene nuovamente rimpiazzato dal Phase 90 e infine di Big Muff ne troviamo soltanto uno, ovvero il Ramsed, quindi il P1 di Cornish viene scartato. Durante il tour di The Wall invece la prima versione della pedaliera viene usata come pedaliera principale per lo spettacolo, anche questa però con alcune modifiche rispetto ad Animals.
anche qui ritorna il Phase 90 al posto del Phase 100, anche qui troviamo soltanto il Ramsed e non il P1, e inoltre l'Univibe viene sostituito dall'Electro-Harmonix Smallstone. Infine, fuori dalla pedaliera vengono aggiunti 2 pedali Chorus Boss CE2 e questi, a mio parere, sono responsabili della modulazione molto invadente, diciamo così, che si sente in Is There Anybody Out There, l'album dal vivo di The Wall, non la canzone. E questa modulazione, appunto, secondo me è dovuta a questi 2 pedali e non ad un volume più alto nel mix dei speaker rotanti Yamaha. Sempre per il tour di The Wall viene costruita una terza pedaliera da Cornish, ma questa è una versione ancora più piccola che viene utilizzata solamente per poche canzoni che vengono suonate di fronte al muro durante il concerto, e per questo motivo contiene soltanto pochi pedali questa pedaliera, ovvero un Ramsed, una Electric Mistress, un pedale volume e la mandata per il delay digitale MXR. Andiamo quindi a vedere come replicarla sul Fractal. Quindi questa è la catena effetti per come è riportata su Gilmourish. Poco fa dicevamo che il wah era stato eliminato dalla pedaliera, però io l'ho messo perché in realtà in The Wall troviamo una delle pochissime canzoni in cui effettivamente viene usato, ovvero One of My Turns, ma evidentemente Gilmour l'ha usato soltanto in quella canzone, è collegato esternamente alla pedaliera e probabilmente collegandolo all'ingresso di essa. Poi troviamo in catena il Fuzz Phase al silicio e il Ramsed. Dopo di questi sempre l'Electric Mistress. Anche qui nelle registrazioni dell'album in realtà se è stato usato pochissimo, di sicuro non nella maggior parte dei soli, ma magari soltanto in parti secondarie, mentre dal vivo era praticamente quasi sempre acceso, specialmente per i suoni in cui veniva usato anche il Big Muff. Poi troviamo il Dynacomp, l'MXR Phase 90 e il Fast Boost che va a sostituire il Cornish ST2. Ci sono sempre i 2 blocchi rotary per simulare il Yamaha RA200, anche se anche qui nell'album studio in realtà si sentono pochissimo, molto di più si sente nel live di The Wall. C'è però una canzone che fa eccezione rispetto a tutto quello che abbiamo detto finora, ovvero Another Brick in the Wall, in quanto la versione studio di questa canzone è stata registrata intanto con una Les Paul e non con le solite Stratocaster o Telecaster che usa solitamente Gilmour, e questa Les Paul non era collegata al setup che abbiamo visto finora, ma piuttosto è stata mandata direttamente alla console, dopodiché rimandata ad un ampli che non era Live Art ma un Mesa Boogie Mark I, e poi dall'amp tornava nuovamente alla console, dove il suono veniva pesantemente compresso con un compressore da studio, presumibilmente un 1176. Riguardo a come sia stata processata questa traccia, in realtà le informazioni sono discordanti e quindi non ci sono certezze su cosa sia stato fatto di preciso. Però io ho tentato di avvicinarmi a quel suono cercando di replicare quella catena nel modo più simile possibile, sempre seguendo queste informazioni incerte che ho trovato e mettendoci del mio. E quindi ho creato questa patch che sentirete fra poco, che non suona identica all'album ovviamente, ma bene o male si ci avvicina.
quindi andiamo a vedere com'era composta la catena per The Wall Live invece. Abbiamo sempre i nostri Fuzz Face e Big Muff Ramsed, poi c'è MXR Phase 90 e lo Small Stone, di cui però su Fractal non c'è una vera e propria simulazione. Il Naughty Rock sarebbe una simulazione del Bad Stone, che dovrebbe essere pressoché identico allo Small Stone, fatta eccezione per il numero di stadi, che sono 6 sul Bad Stone e 4 sullo Small Stone, quindi settando questo parametro su 4 dovrebbe suonare all'incirca uguale. Io non ho mai avuto uno Small Stone, quindi non saprei dirvi se effettivamente è così. Magari se c'è qualcuno che ce l'ha o che lo ha provato lo scriva nei commenti se effettivamente si avvicina a quel suono. Poi abbiamo sempre il nostro Dynacomp, il nostro ST2, a questo punto in catena, visto che è la stessa pedaliera di Animals fondamentalmente, a parte qualche sostituzione di pedali. Qua ci sarebbe il Wah Crybaby. Io non l'ho inserito nella patch perché nel live di The Wall, almeno per quanto mi ricordi io, non c'è traccia di Wah, quindi possiamo benissimo eliminarlo, visto che siamo già al limite di CPU e lo spazio in questa linea è finito, altrimenti dovremmo pure andare a usare feedback, send and return per allungarla, insomma diventa un po' complicato. Poi c'è sempre il mistress, il delay digitale, e qua dividiamo in due la catena. Dopo il delay in sostanza c'erano due pedali Boss CE2 che andavano alle due testate iWatt appunto, e qua sono andato ad inserire questi Boss CE2 con settaggi leggermente diversi proprio per aumentare un po' la stereofonia. Penso che facesse un po' la stessa cosa anche Gilmour. I due blocchi volume prima dei chorus servono per andare a selezionare il canale che raggiunge il chorus. Visto che il blocco chorus non ha il parametro input select, uso i blocchi volume per fare questo, cioè andare a selezionare canale sinistro per questo blocco e il canale destro per l'altro, in modo che poi sia il chorus che l'amp che il rotary che vengono dopo processeranno appunto soltanto quel canale. Questa volta negli amp, sia per la versione live ma anche per quella studio, andremo ad alzare anche il canale normal, in quanto qui siamo abbastanza sicuri che Gilmour avesse già iniziato ad usare la modifica linked, e quindi per replicarla basta alzare il canale normal appunto. E questi come sempre sono i settaggi che usava lui. Ovviamente andate sempre ad orecchio per modificarli, e dopo la catena è pressoché identica a quella che avevamo visto prima. In realtà un'altra differenza c'è, ovvero la presenza della testata Mesa Boogie Mark I. Su Gilmourish è riportato che in realtà questa testata sia stata usata soltanto come una sorta di overdrive, cioè il preamp della testata collegato poi al finale dell'iWatt. Io sinceramente ho provato questa combinazione nell'Axe e non mi è piaciuto moltissimo come suonava. Invece mi piace di più mettendo proprio una simulazione di un Mesa, ovvero il 2C Plus, visto che il modello del Mark I su Fractal non ce l'abbiamo, e questo è quello che penso si avvicini di più. E in effetti i suoni di overdrive rispetto ad usare l'iWatt con i pedali davanti mi sembrano più vicini rispetto a quanto si sente nelle registrazioni del live. Poi vedete voi insomma quale preferite usare. Intanto vi faccio sentire qua cosa succede con Big Muff e la testata Mesa.
quanto riguarda The Final Cut c'è poco da dire in realtà, in quanto la configurazione è rimasta pressoché identica a quella di The Wall. L'unica differenza è che è scomparsa la testata Mesa e i suoni in genere sono un po' più diretti rispetto a The Wall, in quanto Gilmour ha usato probabilmente meno effetti di modulazione. Anche i riverberi suonano in modo un po' diverso da The Wall, ma più che altro credo dipenda da come è stata microfonata la cassa. Probabilmente c'era anche poca voglia di sperimentare, visto che ormai erano agli sgoccioli i rapporti tra Gilmour e Waters, e infatti dopo quell'album Waters è stato cacciato fondamentalmente, o se n'è andato lui, con le conseguenti liti che si protraggono fino ai giorni d'oggi, che ormai tutti conosciamo probabilmente. E anche il titolo dell'album mi sembra abbastanza significativo. E per oggi è tutto. Lo so che avevo detto che sarebbero stati soltanto 2 video, ma per quanto ho cercato di sintetizzare al massimo, l'argomento è talmente vasto che richiederà almeno un altro video, visto che anche stavolta siamo già a oltre mezz'ora. Nel prossimo ovviamente andremo a vedere gli album A Momentary Lapse of Reason e The Division Bell, e anche i conseguenti album live, ovvero Delicate Sound of Thunder e Pulse, che corrispondono anche all'epoca in cui il setup di Gilmour è stato il più complesso in assoluto, quindi ci sarà da divertirsi sicuramente. E poi vedremo se riesco ad inserirlo sempre nello stesso video, oppure in uno successivo andremo a vedere anche la carriera solista di Gilmour, sia quella degli anni 70-80 che quella recente. E quindi, come al solito, mettete il like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e ci vediamo presto. Ciao!